Oggi voglio raccontarvi una storia interessante, forse una delle più belle che abbiamo vissuto durante, diciamo, il nostro viaggio in Giappone. Eravamo a Kanazawa e Kanazawa è una città, mhmm, particolare perché è una città, dove ci sono ancora molti quartieri delle geisha, quartieri dove vivevano i samurai, eccetera, quindi molto tradizionale. In questo quartiere abbiamo visto tante cose, tra cui, per esempio la scuola delle geisha dove insegnano per esempio a suonare quel tipico strumento, lo shimansen credo si chiama, shimasen, ehm, a corda, quindi abbiamo sentito 'ste geishe che imparavano a suonare, altre che entravano a insegnare, eccetera. Ma una delle grandi particolarità di Kanazawa è proprio il fatto di essere una città dove si lavora l'oro. Si lavora l'oro, creando delle foglie sottilissime. Sottili, mhmm, e per sottili intendo micron, no, e quindi, essendo il posto dove si lavora il 99% di queste foglie d'oro, gran parte dell'artigianato di Kanazawa si basa sul lavorare queste foglie d'oro e fare, piatti, tazzine e cose così. Avete visto all'inizio del video, probabilmente ho messo una clip della tazzina del caffè. In realtà quella è una tazzina naturalmente di sake che ho comprato appunto a Kanazawa, dove non si fanno solo tazzine, piatti, eccetera. Addirittura a Kanazawa è famoso il gelato coperto dalla foglia di d'oro. Oltretutto un gelato che costa più o meno quanto un gelato normale, quindi non è neanche un posto dove esagerino sui costi turistici, ecco. Qual è però questa storia di cui vi volevo raccontare? Di sera, ci facciamo un giro in uno di questi quartieri delle geishe e entro in un locale, un negozio dove vendevano queste tazzine, questi piattini. Siccome a me piace molto il caffè, sono un appassionato insomma del caffè, la prima quando viaggio mi piace comprarmi una tazzina per ogni posto dove vado, se è possibile, se ne trovo di particolari. In questo caso erano molto belle, tutte lavorate in oro, anche il piattino molto bello. Allora compro questa tazzina, piattino, eccetera, e il proprietario, un vecchietto molto simpatico, ci dice: "No, cioè in giapponese, cioè tentando di farsi capire: "Venite che vi faccio vedere qualcosa di bello". E ci porta in un tempio vicino, dove c'era una statua di Buddha che, si faceva girare, praticamente tu la spingevi e si girava. Ma qual è la particolarità di tutto questo? Che lui ci ha portato là, lasciando il negozio pieno di cose anche d'oro, molto belle, completamente incustodito, di sera, con la porta aperta, ci ha portato là, ci ha fatto fare il giro e quando abbiamo finito siamo tornati. Certo, per chi come me vive, come vedete, vi faccio vedere, a Roma, dove se andate in metropolitana, è facile che vi rubino le mutande mentre ce le avete addosso. È chiaro che questo ci ha colpito molto. La questa sicurezza, questa percezione della sicurezza che si ha in Giappone, e vi assicuro che non è una percezione di sicurezza solo nelle piccole città come Kanazawa,
ma anche nelle grandi metropoli, Kyoto, Tokyo, eppure ci si sente estremamente sicuri. Questo è stato veramente una delle più belle esperienze che abbiamo avuto in Giappone, perché tu puoi vedere le cose più belle del mondo e là è un posto dove trovi veramente la bellezza, però se a questo unisci la cultura, la gentilezza, la sicurezza, il fatto che dovunque vai trovi un bagno pubblico pulito con la carta, in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo, veramente fa molto la differenza. Nel prossimo video invece vi racconterò forse l'esperienza, non dico più brutta, ma diciamo che mi ha lasciato più interdetto in Giappone. Quindi seguitemi anche per il prossimo episodio.